Guardate la situazione della strada è poi anche improvvisa, quindi per forza, come dico sempre, despacio. Aspetta, vediamo se riusciamo anche con Sara. Sì, veramente era una buca. Povera frizione della Tenerona. Ho un leggero mal di testa. Questo posto ci vuole far sudare alla fine. Siamo in pieno Salar de Antofagasta. Ragazzi, oggi è un buongiorno diverso. Siamo in compagnia di tanti motero. Solo che loro sono muy liviano, muy leggeri e noi muy pesato, cioè molto pesanti. Quindi stretta di mano e andiamo su strade differenti. Grazie a Raul per le indicazioni che ci ha dato, soprattutto sul vulcano Galan. Un saluto a todos. Pronti a ripartire, vamos! Un attraversamento veloce di Antofagasta, muy tranquilla, paragonabile a Tres Lagos in piena Patagonia. Però un grande assente, fortunatamente, è il vento. Raul, che avete visto, fa la guida qua proprio in Catamarca e ci ha dato l'indicazione per un mirador interessante. Questa è la strada che da Antofagasta la Sierra conduce al vulcano Galan. Noi ne faremo un pezzettino fino al mirador perché la seconda parte mi ha detto che è molto complicata. Comunque, appena si esce da Antofagasta la Sierra sarà sempre ripio. Ci ritroviamo nella Puna aperta dopo appena 1 chilometro. Deviazione a destra. Nandù in lontananza che scappano al rumore della Tenerona con il loro abito anni 20 da Charleston, se la danno a gambe. Vigogne stupite del nostro passaggio. È un terreno senza erba, non so cosa possano mangiare qua. Questa, ragazzi, non sappiamo se definirla una strada oppure un ritaglio di un campo misto a pietra, non sappiamo. Questa che stiamo percorrendo ora è Pietra Pomice, un po' come quella che abbiamo visto nel campo di Pietra Pomes. Ci aveva già avvertiti che sarebbe stata un po' più scura, meno bianca e quindi meno spettacolare dell'altra, ma siamo sulla Pietra Pomice del Volcan Galan. Questa è dura come il marmo. E questo è tutto il mirador. E comunque, veloce recap, se no voi dall'altra parte non capite nada. Il panorama che vedete non c'entra nulla con la strada che dobbiamo fare. Da qui capite bene quanto siamo scemi, perché nell'ultima diretta vi abbiamo detto che avremmo intrapreso una strada sperduta che ci avrebbe portato al nord, dove non avremmo avuto il segnale per poter caricare video. E i 20 km che abbiamo fatto non c'entrano nulla con la strada che dobbiamo fare. Anzi, ora dobbiamo ripercorrerli a ritroso per tornare ad Antofagasta della Sierra, perché da Antofagasta della Sierra che inizia la strada quella tra virgolette pericolosa da fare. Però questa mattina, come avete visto, abbiamo incontrato Raul, è una guida e ci ha detto andate perché merita veramente. Poi ovviamente ci sarebbe da continuare, ma dobbiamo fare 80 km di ripio per raggiungere Antofalla. Già ne abbiamo fatti 20, quindi altri 20 a ritroso. Oggi, che doveva essere una giornata relativamente tranquilla, alla fine facciamo 120 km di ripio. Hai capito? Bene, sì, cercherò di sopportarli. Cioè, lei cercherà di sopportarli. Guido io, la Tenerona che si prende tutto lo sforzo e lei cerca di sopportarli. Certo, ma io sono dietro e sono in sella, come voi. Vi diciamo però, per chi passerà da queste parti e sarà un po' più liviano, più leggero di noi e potrà continuare, che il Vulcan Galan è alto 6.100 metri. E con la moto si potrebbe arrivare a 5.000 metri. L'eruzione del Vulcan Galan, avvenuta circa 2 milioni di anni fa, viene considerata quasi la più grande mai avvenuta sulla Terra, perché ha espulso circa 650 km cubi di magma. Quello che però visiterete ai 5.000 metri, come vi ha detto Francesco, è la laguna Diamante, che grazie alla presenza di arsenico presenta 1000 sfumature. E ora che facciamo noi? Ci facciamo aiutare dal nostro assistente.
drone atterrato, la strada non l'abbiamo fatta in moto ma ve l'abbiamo fatta vedere dall'alto. Ora si torna diretti sparati a Antofagasta alla Sierra perché dobbiamo fare il rifornimento, riempire all'orlo e riempire anche le taniche, perché da qua abbiamo 3 tappe, la prima da 80 km, la seconda da 150 e la terza da 200, dove non troveremo nada, e comunque già qua siamo a 3840 metri. Da questa angolazione la cittadina di Antofagasta della Sierra sembra quasi una cittadina delle oasi marocchine. E tutto il pueblo è mattonato, non c'è un centimetro di asfalto. Ieri sera abbiamo fatto cena qua, abbiamo mangiato un ottimo stufato e ora diretti a far benzina. Serbatoio riempito, entrambe le taniche riempite, però qua a Antofagasta della Sierra c'è un però, ovvero la benzina costa 1278 al litro, pieno più taniche 24 euro con la conversione. Mai successo in Argentina, in quanto il prezzo medio è circa 800-900, qua 1270, però ci troviamo in VIP al mondo. Adesso prima di partire andiamo a mangiare. Noi questa mattina andiamo un po' a rilento, entrambi abbiamo mal di testa, ancora non ci siamo abituati all'altura perché vediamo un po' di sangue dal naso, sono circa 3-4 giorni che siamo qua ma ancora il fisico non si adegua alla situazione. Ci vorrà ancora più tempo e adesso comunque saliremo leggermente di più, poi scenderemo, il fisico si fortifica, via. Oggi toccheremo i 4600 metri e andremo a dormire a circa 3500-3600, ma per i prossimi 6-7 giorni staremo sempre tra i 3500 e i 4500-5000 in un punto solo. Adesso mangiamo perché qua c'è una sorpresa, guardate con quale velocità apriamo le riserve perché noi stessi in primis siamo in riserva. Non ha un bel aspetto perché adesso è unto. Era molto carino il pacchettino. Il pacchettino risale a ieri sera. Vabbè, prima guardiamo l'interno. Sì, è la pizza. Ieri sera siamo stati a mangiare lo stufato e abbiamo preso una pizza, ma la pizza è spessa e non siamo riusciti a mangiarla. Quindi ce l'abbiamo fatta incartare per il pranzo di oggi, cioè del giorno dopo. Voto 8 e mi tengo basso. Loro usano mettere sulla base anche cipolla e sottaceti, quindi è bella saporosa. E come sapete non ci facciamo mancare nulla, anche una pesca appena colta dalla pianta. E in questo preciso momento diamo il via alla strada più pazza del mondo, ovvero la strada di cui vi abbiamo parlato nella diretta. Sei pronta? Non che non abbiamo fatte di strade pazze, perché anche quella Campo Piedra Pomez, insomma. Dai! Però speriamo bene, ragazzi. Salutiamo i lama o gli alpaca della piazza di Antofagasta della Sierra, la escuela con la cartina dell'Argentina. La strada da intraprendere è sulla destra, quindi ci accingiamo ad intraprendere il cammino famoso e voi con noi perché siete in sella, quindi se vi capita e se vi piacciono questi contenuti ricordatevi, non dimenticate di mettere il mi piace, per noi è importantissimo. Sì, abbiamo sulla destra un muro di pietra naturale enorme proprio a proteggere la cittadina, sabbia al centro della carreggiata. Iniziamo bene, speriamo che sia solo quel punto. La mastodontica cinta muraria che vedevamo da lontano e iniziamo a salire. Mamma mia, appena scollinato. Salar di Antofagasta, un signore che sistema il suo recinto. La Puna continua a stupirci, vallate immense, cime innevate all'orizzonte, intorno a noi nessuna pianta che possa proteggere da sole o sotto la quale fermarsi per riprendere fiato. Guardate la vastità del paesaggio, questo drittone in mezzo a nulla. Territorio difficile, ragazzi. Fermi per 5 minuti di riposo. Questa è la situazione intorno, c'è un branco di vicogne numerosissimo. Noi ci siamo fermati anche dietro la curva perché potete vedere il traffico. Abbiamo fatto circa 30 km in un'ora. Questa è la situazione della Tenerona. Poi un giorno Vio Pippone delle gomme inizia ad essere abbastanza impolverata e abbiamo fatto solo 30 km. E questa è la situazione della gomma posteriore. Attualmente abbiamo percorso 3000 km da quando abbiamo cambiato le gomme e siamo a 3790 metri. Siamo alla Quebrada de Calalaste, è una vallata infinita dove scorre il fiume e dove si abbeverano e mangiano gli animali. Probabilmente il rio Calalaste, dato che si chiama Quebrada de Calalaste. Francesco sta dicendo che probabilmente anche l'acqua è bevibile a queste altitudini. Siamo in questo momento a 4100 metri. Vengo troppo impauriti.
Che spettacolo, che possiate avere la pace che meritate. Noi ce ne andiamo subito, ce ne andiamo subito. Siamo a 4300 metri sul livello del mare e guardate intorno a noi l'altezza delle montagne, incredibile. Qui regna incontrastata la natura, come a dire che l'uomo si è preso già molti spazi, non c'è posto per lui qua, e lo trovo giusto. Francesco sta dicendo è forse il tratto più infame. Sì, perché in questo punto non si vedono più le zone pulite dalle gomme delle auto. Scusate che sento la voce affannata nelle mie orecchie, ma i 4-5 si sentono tutti, oltre ai 500 kg della moto. Però lo ripeterò all'infinito, è bellissimo stare qui con la Tenerona, pensare di averla portata qua. Speriamo che non ci abbandoni proprio in questi posti, perché lei è fondamentale, è inutile dirlo ma è fondamentale. Qui è ripida, ma ci aspettiamo che sia l'ultimo tratto prima di arrivare in alto, cioè al passo. Ci siamo, Colla Atacamegna, 4635 metri sul nivel del mare. Guardate che spettacolo, tra le montagne aride compaiono le cime innevate all'orizzonte. Io vorrei sapere quante moto con targa italiana, mogli e bagagli sono passate di qua. Vorrei fare un sondaggio solo per pura curiosità. Giustamente da parte di Francesco c'è una punta d'orgoglio per il risultato quasi portato a casa. Aspettiamo a dirlo. Guardate che differenza cromatica tra una montagna e l'altra. Eccolo. Ma che roba è? Mirador Salar Antofagasta. No, ma via! Incredibile. La particolarità di questo salar immenso che abbiamo davanti è che longitudinalmente, e cioè per lunghezza, viene considerato il salar più lungo al mondo, 150-170 km circa, addirittura più lungo del Salar de Uyuni, il salar più grande al mondo, che raggiunge i 140 km. E ora scatta la solita frase: ma dove vi portiamo? Dove? La natura su questa terra ha fatto dei capolavori che l'uomo nel suo piccolo non può quantificare. Diciamo che il territorio sudamericano per espansione si prestava a tutto questo, e quindi Madre Natura ha fatto bene a farlo qui. Ma la strada si è trasformata in una mulattiera, ma la super Tenerona non teme nulla, speriamo. Spettacolo, ragazzi, è quasi difficile da definire come luogo. Tornante in discesa. Questa è la strada da dove siamo scesi. Che tavolozza di colori che abbiamo davanti, nonostante in questo momento ci sia pochissimo sole. Una pietra e un'altra. Voglio far notare quante case abbiamo incontrato in 80 km fatti. Che posti! Questi vengono definiti tra i posti più isolati al mondo. Ora che siamo di passaggio ne abbiamo le prove. Per sicurezza passo di qua, visto che guardrail non c'è. Allora, onde evitare, prevenire è meglio che curare, no? Quando vedo la sabbia qua, sicuramente poi la trovi anche sulla carreggiata. E infatti ok, questo è ciò che si vede dal centro del salar. Questo punto è proprio bruttissima. Ho aperto anche la visiera per prendere un po' d'aria, perché sto sudando più di una iena ora e onestamente ancora non mi capacito come la Tenerona riesca a procedere. Mamma mia, ragazzi, cioè qui proprio si affonda tantissimo. Guardate la situazione della strada, e poi anche improvvisa, quindi per forza, come dico sempre, despacio.
Aspetta, vediamo se usciamo anche con Sara. Sì, veramente era una buca. Povera frizione della Tenerona. Ho un leggero mal di testa. Questo posto ci vuole far sudare alla fine. Sono rimasti 5,9 km. Siamo in pieno Salar de Antofagasta. E come era preventivabile, all'interno del Salar il fondo è più compatto. Siamo ormai alla fine dell'attraversamento del Salar. Non so se riuscite a vederla sulla montagna perché abbiamo il sole contro, ma c'è scritto Bienvenido a Antofagasta, 800 metri, ancora non ci credo. Ragazzi, è davvero una grande conquista e se lo è per me, figuriamoci per Francesco. E per la Tenerona. E per la Tenerona, sì, chiaro. 600 metri. Un tassellino è andato. Ma pensate, un ragazzo che nasce qua. Abbiamo letto che sia stato un villaggio fondato dai Gesuiti. Adesso è anche tanto caldo perché il sole picchia fortissimo. Medico. Ma dobbiamo andare alla derecha. Ecco quello che è il villaggio. Lo state vedendo insieme a noi. La nostra sistemazione dovrebbe essere una di queste due case dove c'è una moto. Bagnano la strada probabilmente per evitare polvere. Voilà. Ce l'abbiamo fatta. Prima che scarico le valigie, guardate la condizione della moto ora e la condizione dei miei occhi. Ma adesso scarichiamo tutto. Se riusciamo anche una doccia veloce e poi cena particolare in questo locale. Questa è la situazione intorno. Penso che ci troviamo in uno dei paesini più sperduti sopra la faccia della terra. Poi domani ve lo raccontiamo, ve lo mostriamo con calma. Adesso un brufen veloce perché ho un piccolo dolore alla testa. Questa notte si dorme a 3420 metri. Noi, nonostante siamo stati per 5 giorni sopra i 3300 metri, ancora ci dobbiamo acclimatare, siamo distrutti. Ore 8:30, la Tenerona questa notte sarà in compagnia con un GS 1200B Albero. Ecco anche Sara. Ma dove siamo? Siamo a Antofagasta, è un posto assurdo ragazzi, però avrei voluto mostrarvi la preparazione del ghiso di quinoa, che sarebbe una zuppa di quinoa con carne, con verduras. Però, adesso la mangiamo, dai. Sì, adesso la mangiamo e la facciamo vedere, però non avevo abbastanza confidenza con la ragazza e sarà per la prossima, quando torneremo a Antofagasta. Oltre a GS c'è anche una voce. Questa è la tavola. Questo è il nostro compagnero. Vivo Italia. Argentino. Forza Italia. Comunque l'ambientazione è questa. In fondo c'è la cucina e noi mangiamo qua. E questa è la cena. Comunque, siccome ho sempre avuto problemi a cucinare la quinoa come la chiamiamo noi, lei mi ha spiegato che bisogna lavarla molto bene, poi bisogna metterla a cuocere per 15 minuti con l'acqua che la copre completamente, quindi si cuoce a parte e poi si fa la zuppa. Vamos all'assaggio, sicuramente fatta in casa. Ragazzi, una delle cene più folli della nostra vita. Ma dove siamo? Forse anche più bello. Veramente.